Bentornati in questo video. Oggi vi parleremo di questi. Questi sono supporti Powerflex, sono i Black Series. Andremo a montare sulla Z4, io e il mio collega qui di avventure. Per fare questo lavoro abbiamo comprato un'attrezzatura apposita per BMW. Sono degli estrattori con delle misurazioni per tutte quante le BMW, diciamo, di queste annate, ma vi faremo vedere principalmente con questo cosa andiamo a risolvere, che andiamo a risolvere un problema famoso della Z4. È un problema di retrotreno che si sposta un po' troppo. Le boccole originali della Z4, inutile a dirvi, sono progettate per il comfort, quindi sono molto morbide. Ci sono varie versioni, viola, giallo, il nero è il più rigido di tutti. Sicuramente sentiremo una differenza. Vi faremo un video anche in pista perché prossimamente siamo già organizzati per andarci. Perché stai togliendo questo pezzo di plastica? Per arrivare a togliere la boccola che è incriminata del malfunzionamento della macchina. Ti spiega cosa andiamo a fare in pratica. Io devo spiegare. Vuoi che lo spiego io? No, va bene, allora andiamo a sostituire la boccola che tiene questo braccio e ovviamente quello del lato opposto ancorato al telaio della macchina. Perfetto. Quella boccola lì è responsabile dell'instabilità alle alte velocità di questa macchina. Ti cambia l'angolo in modo inaspettato, comunque che non è una cosa voluta. Allora, stiamo togliendo i bulloni. Questi bulloni qua, come si può vedere qua, c'è un'asola. Quindi questa piastra può muoversi così, in questo senso. Di conseguenza, muovendo la piastra del ponte posteriore, Lo centri. si va a cambiare la convergenza stessa del ponte posteriore. Come si muove? Pazzesco, come possa influire questo sulla guida della macchina, Sì. sulla stabilità. Vi facciamo vedere cosa stiamo parlando fino adesso, ovvero questo è il supporto bushing originale che, come potete vedere, è in ottime condizioni, ma nonostante le ottime condizioni la sua, diciamo, prestazione è alquanto pessima, ovvero dietro si muove tutto. Siccome ci manca lo spazio per lavorare, perché questo braccio non viene giù perché è ancorato qua, quindi toglieremo anche queste, sempre da 18. Bene. Ok. Bene, allora abbiamo installato, diciamo, momentaneamente il nostro estrattore, quindi la parte che spingerà verso l'interno di qua, e questo che accoglierà il nostro bushing al suo interno, quindi pian piano verrà fuori di così, continuando ad avvitare. Quindi abbiamo parte del kit. Poi cosa farà quando sta per uscire del tutto? Fa spam! Spinge un po'. Yes! Eccolo! È uscito. Siamo riusciti a toglierlo con l'estrattore, come vedete ha una parte in gomma dentro, fuori è tutto alluminio. Comunque piano piano lui se n'è uscito, ok? Quindi va pulito bene, ok? Come questo va messo così, come vedete, cioè lui va già dentro con davvero semplicità, cioè andrà semplicemente lubrificato. Questo ha messo così, quest'altro lato ha messo così, questi dopo si premono. Una volta premuti, questo si va ad infilare semplicemente a mano e si preme dentro. Basta, semplicissimo. Quindi procediamo a lubrificare le parti.
Facciamo questo, dai. Ok, come vedete è entrato a mano. Facciamo la parte dietro, però è andato. Infiliamo. Ok, quindi ci abbiamo messo 3 ore, no dai, 3 ore no, 2 ore e mezza per togliere il vecchio e penso 2 minuti per mettere il nuovo. Cioè, è una cosa pazzesca. Se l'avessero studiato così prima, la vita sarebbe molto più facile, ma purtroppo... Comunque, intanto siamo contenti che il primo Powerflex l'abbiamo installato. Ok. Stringiamo e reinstalliamo la parte. Buono, allora come procede qua il lavoro? Beh, insomma, procede. Stiamo facendo il secondo bushing con l'estrattore. A posto. È fuori, Kaboom! Attenzione! Grande. Questo lo puoi vendere. Questo è ancora buono. È ancora buono. Questo lo mettiamo su eBay. Subito. Vediamo. Mettilo in vendita. Condizioni pari a nuovo. Uno solo ne vendo. Cioè, Uno solo? no, in coppia, uno. Bene, abbiamo finito la convergenza del ponte posteriore. Ora stiamo andando a farci un giro. Ho disattivato i controlli e la macchina retrotreno è completamente un'altra cosa. Prima, ogni volta che facevo una curva, sentivo che tipo un effetto ballerino, no? Dietro, che andava in appoggio a muoversi. Adesso è tutta un'altra cosa. Cioè, l'auto si muove solo davanti. Io gli dico di andare lì e lei va lì. In teoria un'auto sportiva deve andare dove dici tu. Non è sempre così, soprattutto su un'auto di questo tipo, quindi sono molto soddisfatto del risultato. Si può ancora migliorare, nel senso che ci saranno altri Powerflex da poter cambiare. Già questo step dei supporti Powerflex posteriori è stato un upgrade molto importante. Continuate a guardare i miei video, anzi, se siete interessati a come migliorare la vostra auto, guardate pure gli altri video che ho pubblicato sul mio canale. Mettete un like al video, iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video. Ciao!